Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi facciamo un video bellissimo, bellissimo, bellissimo. Spinta dalle numerosissime richieste di consulenze private con un tema analogo. E allora ho voluto fare una struttura adesso per rispondere a quante più persone è possibile che si trovano magari nelle stesse dinamiche e quindi per supportare il maggior numero di persone possibile laddove non riesco a intervenire personalmente, ok? Cioè direttamente con le consulenze private. Allora, oggi facciamo questo video stupendo, ho strutturato tutto per seguire una linea guida, appunto, che ci permetta di andare a vedere perché incontri chi incontri, no? Allora, perché proprio quell'amore? Perché proprio quella persona? O perché proprio quell'amica? O perché quell'amico? Perché ho avuto quella perdita? Perché mi è stata data quel tipo di mano? Ma non soltanto questo, perché proprio quel lavoro? Perché quella città? Perché quella svolta che ti ha cambiato? Perché quella persona che ti ha spezzato il cuore e quell'altra invece ti ha riportato alla vita? Perché ti sei trovata o ti sei trovato proprio lì in quell'istante? Ok, quindi oggi non parleremo solo di relazioni sentimentali, parleremo proprio del grande tessuto invisibile che unisce ogni incontro, che unisce ogni evento, ogni soglia della tua esistenza. Ci sono anime che entrano nella tua vita per aprire delle porte, altre per farti vedere dove sei ancora chiusa o chiuso. Come pure ci sono dei lavori che non hai scelto consapevolmente, ma che sono stati mandati per svegliarti. Come pure ci sono delle città che ti hanno guarita, altre che ti hanno consumata o consumato, eppure tutte ti hanno servita. Quindi oggi attraverseremo due strade, la via dell'ombra, contraddistinta dalla tormalina nera, e l'incontro che ti ha ferita ma risvegliata o risvegliato, e la via del dono con il cristallo di rocca o quarzo ialino. Il cristallo di rocca è questo. L'incontro che ti ha ricordato chi sei o che ti ricorderà chi sei. Quindi entrambe le varianti è un viaggio che facciamo insieme, non sono da scegliere, sono da ascoltare. La via dell'ombra, dalla nigredo alla trasmutazione dell'oro della consapevolezza, no? Quindi entrambe saranno delle stese iniziatiche e le struttureremo in questo modo. Allora, andremo a vedere nella via dell'ombra il fuoco che brucia, no? E plasma, gli incontri che ti spezzano per farti rinascere. Andiamo a vedere, li divideremo in tutto, sono 21 carte per la prima, 21 carte per la seconda. Nella prima sezione, scusami, nella prima variante l'incontro con l'ombra metteremo la sezione chi sei quando entri nell'incontro, cioè l'energia attuale che incarni, la ferita che chiami anche senza volerlo, il desiderio inconscio che ti spinge, la maschera che indossi per difenderti, ho scritto. Nella sezione 2 andremo a vedere l'incontro dell'ombra, cioè chi è l'altro in realtà, l'archetipo che incarna l'altro. Nella sesta carta quale parte di te attiva l'altro, qual è il karma condiviso, la dinamica ripetitiva, che può essere una memoria genealogica ereditata o karmica, e la lezione spirituale. Poi andiamo a vedere nella sezione 3 l'effetto dell'incontro su di te, cioè cosa ha disgregato, cosa ha fatto emergere, che scelta ha innescato, che trasformazione ti ha imposto, l'ombra che ancora ti accompagna. Poi nella sezione 4 andiamo a vedere alchimia e liberazione, cosa lasci morire, cosa porti con te, come onorare questo incontro, quale parte di te si libera, il nuovo archetipo che nasce, cioè la nuova forza, il simbolo da raccogliere e il messaggio finale dell'anima. Facciamo un racconto poetico, no? Quindi la prima parte ci racconterà del tuo passato oppure di un legame difficile che magari stai ancora vivendo, comunque sia dell'ombra. Ok. Nella seconda variante andiamo a vedere l'incontro del dono con il cristallo, ok? Nella seconda variante quindi andremo a vedere chi ti ha riconosciuta o riconosciuto, chi ti ha amato nella tua vera forma,
e poi l'anima che ti ha aperto al cielo, no? O l'anima che sta arrivando che ti aprirà al cielo. Quindi andiamo a vedere nella prima sezione chi sei quando ricevi il dono, cioè l'archetipo della tua luce attuale quando ricevi il dono, il talento che stai risvegliando, il desiderio profondo del cuore, la visione dell'amore che porti dentro. Nella sezione 2 andiamo a vedere l'incontro del dono, cioè chi è l'altro, la guida, un amante, uno specchio, andiamo a vedere chi è l'altro, chiunque l'altro sia, cosa ti dona, la parte di te che fiorisce, la missione che risveglia, il segno del destino che porta. Poi nella sezione 3 andiamo a vedere l'effetto dell'incontro su di te, il nuovo modo di amare che ti arriverà, la nuova alleanza in te e nel mondo, poi il passo che ti è stato reso possibile grazie a questo dono, il talento espresso grazie all'altro, la benedizione che hai ricevuto. Quarta sezione finale, fioritura e trasmutazione, vediamo qual è il dono da condividere nel mondo, quale anima attirerai ora, qual è il dono, scusami, qual è il nuovo volto che mostri, qual è l'archetipo dell'anima che incarni, la presenza spirituale che ti guida, chi sei diventata o diventato e il messaggio finale dell'anima, la chiusura poetica. Poi andiamo ti darò, vediamo quello che esce, dei piccoli rituali e alla fine facciamo un riassunto poetico di tutto il nostro viaggio insieme, considerando le due varianti e il fatto che dobbiamo nutrire l'anima, no? La struttura dell'anima, la creazione dell'anima si chiama mitopoiesi, ossia tutto ciò che ci appare è mito, immagine, sogno. Allora l'anima capisce quando tu gli parli con la forma del pathos, del mito, ok? Quindi andiamo a fare questa bellissima struttura e per tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi che si sono da poco iscritti al mio canale, per iniziare il tuo viaggio insieme a me, nella sezione post di questo canale ti ho scritto tutti i passi da seguire per iniziare il percorso del grande risveglio sciamanico insieme a tutta la nostra famiglia, ok? Tutto liberamente. Offro tutto liberamente perché devo, non mi piace come parola, amo servire la bellezza e la vita. Quindi quante più persone riescono a stare nel godimento pieno, nella goduria piena, nella gioia autentica e selvaggia che viene dalla natura selvaggia, e la prospettiva di ogni singolo cambia e cambia anche il collettivo. Ok. Ragazzi miei ragazzi, allora prendetevi magari una bella tisana, una tazza di tè, un'acqua calda con limone. Iniziamo questo viaggio meraviglioso insieme, al termine del quale mi auguro mi auguro ci sarà una frattura egoica e una alleanza mistica. Ok. Allora, sì, allora partiamo dalla, mi metto questo qua perché se non mi perdo, partiamo dalla tormalina nera, ok? Partiamo dalla tormalina nera, la prima variante, l'incontro dell'ombra, ok? E ce lo mettiamo qua, l'incontro dell'ombra, ci spostiamo temporaneamente il cristallo e ci prendiamo i nostri tarocchi. Allora, 21 carte. Chiedo al mio amante mistico, sposo celeste, di realizzare questa creazione per te, perché incontri chi incontri, due viaggi iniziatici dell'anima, dall'ombra al dono. Prima sezione. Chi sei quando entri nell'incontro? Prima carta. Archetipo attuale, energia attuale che incarni quando entri nell'incontro con l'ombra. Seconda carta, la ferita che chiami, anche senza volerlo. Terza carta, il desiderio inconscio che ti spinge verso l'ombra.
Quarta carta, la maschera che indossi per difenderti. Seconda sezione, l'incontro con l'ombra, l'incontro dell'ombra. Chi è l'altro in realtà? Chi è l'altro in realtà? Quale parte di te attiva l'altra persona? Qual è il karma condiviso? Qual è la dinamica ripetitiva, memoria genealogica o karmica? Qual è la lezione spirituale? Terza sezione, l'effetto dell'incontro su di te. Decima carta, cosa ha disgregato questo incontro, quest'ombra? Cosa ha fatto emergere? Che scelta ha innestato in te? Innescato in te. Tredicesima carta, che trasformazione ti ha imposto? Quattordicesima carta, qual è l'ombra che ancora ti accompagna? Quarta sezione, alchimia e liberazione, quindicesima carta, cosa lasci morire? Cosa lasci morire? Poi, sedicesima carta, cosa porti con te? Diciassettesima carta, come onorare questo incontro? Diciottesima carta, quale parte di te si libera? Poi, diciannovesima carta, il nuovo archetipo che nasce. Ventesima carta, il simbolo da raccogliere. Ventunesima carta, messaggio finale dell'anima. La poesi, il mito poiesi, la mito poiesi. Allora, ragazze mie ragazzi, abbiamo fatto una strutturona che quasi ti dispiace che quasi ti dispiace a scomporla. Sai, il mio ascendente vergine. Meno male per l'acquario. Allora, ragazze mie ragazzi, prepariamoci a entrare in questo spazio sacro. Facciamo un bel respiro profondo. E partiamo. L'incontro con l'ombra. Vai, partiamo. Prima carta, archetipo attuale. La regina di coppe. Tu sei colei o colui che sa sentire, l'intuitiva, l'intuitivo,
l'amante invisibile, la guaritrice emotiva. Cioè il tuo archetipo di partenza qua è molto profondo, è sensibile, cioè è proprio connesso all'oceano interiore, no? Però è anche esposta al rischio di perdersi nell'altro. Ok? Continuiamo. Qual è la ferita che chiami? Il cavallo di spade è la ferita che chiami. Allora, qua mi dice che hai attratto nella tua vita delle persone veloci, anche taglienti, forse spesso immature emotivamente, molto affilate con la mente. Perché? Perché questo cavaliere ha il volto dell'intellettuale impulsivo, no? Dell'uomo che colpisce e poi si allontana. Cioè qua la ferita è proprio quella di essere ferita dalle parole, non compresa, invasa o invaso. Ok, continuiamo. La tua parte invisibile che si rivela, qual è? La tua parte invisibile che si rivela. La papessa, e beh, dentro di te c'è la veggente. Dentro di te vive la veggente o il veggente, cioè colei che sa, lo sa, ma tace. Forse hai nascosto per anni la tua vera sapienza, per paura di essere esclusa o escluso, per paura di essere rifiutata o rifiutato, per paura di essere accusata di sapere troppo, ok? Ora però questa parte si rivela, chiede spazio. Ok. Andiamo a vedere adesso il maestro che hai incontrato. L'eremita. Hai incontrato un uomo o una persona, oppure hai incontrato un evento che ti ha lasciato sola o solo. Ma in quella solitudine hai incontrato te stessa o te stesso. Perché? Perché l'eremita è anche un aspetto del tuo cammino, cioè un amore che si è ritratto, un amore che si è ritratto per obbligarti a entrare nella grotta dell'anima. E senza questa separazione non potevi entrare in quella grotta dell'anima. Ok, continuiamo. Andiamo a vedere la tua reazione. Hai incominciato a osservare tutto, hai incominciato a difenderti, a diffidare. Qua il paggio di spade è l'archetipo dell'adolescente ferita o dell'adolescente ferito, no? Come se si armasse di intelligenza, no? Analizzo per sentire di meno, come vi dico sempre, la mente per sentire meno l'emozione analizza. Come? Col giudizio. Però questo paggio ha anche affinato la tua capacità di comprendere i messaggi nascosti. Sì. Ok, continuiamo. Cos'era la carta numero 6? Sì. Quale parte di te attiva, cioè la tua reazione, no? Vediamo. L'otto di denari. Hai lasciato l'illusione che bastasse lavorare duramente per meritare amore oppure la stabilità. Cioè, ripeto, hai lasciato l'illusione che per meritare amore o per meritare la stabilità bisogna lavorare duramente. No, hai lasciato questa cosa finalmente. Hai lasciato anche andare via il fatto che bastasse, come dire, aggiustare tutto perché l'altro rimanesse.
hai lasciato andare, cioè hai mollato fondamentalmente il bisogno di dimostrarti utile. Questo è ottimo, ok. Vediamo adesso settima carta. L'energia che si è attivata qual è? L'otto di bastoni. L'otto di bastoni. Allora, il cambiamento qua è arrivato veloce, qua hai cominciato a muoverti proprio con forza, con determinazione, come un lampo, no? Qua hai iniziato a vedere le cose per quelle che sono. E quindi, rispondendo qui alla domanda qual è il karma condiviso, è proprio questo, che entrambi c'era questa velocità. Velocità della necessità di vedere le cose per quelle che sono. Questo è il karma condiviso, ok? Ma continuiamo. Allora, la dinamica ripetitiva, la memoria genealogica o karmica, andiamo a vedere qual è. Qua abbiamo la forza. Qua mi dice che ripeti una dinamica in cui cerchi di domare la belva, di dominare il potere. Forse attiri persone difficili perché dentro di te c'è ancora un bisogno di controllare, no? La rabbia, la sessualità, la violenza repressa. È come se dentro di te ci fosse proprio questa necessità di dominare le emozioni. La rabbia, la sessualità, la violenza repressa. Cioè questo è un tema antico, te lo dico, è un tema antico questo. È presente proprio nella linea femminile questo tema qui. Cioè la donna che deve farsi forte per non soccombere, ok? Queste due carte qui mi dicono che ci sono state persone con le quali insieme avete attivato delle dinamiche rapide, intense, travolgenti. C'è stato uno scambio velocissimo, karmico, no? Come se la vostra unione servisse solo ad attivare qualcosa per poi sciogliersi, no? Attivare cose, il richiamo a queste emozioni qui, a non reprimerle più, ad accogliere, no? Uketamo, a fare il viaggio ctonio sotterraneo con queste emozioni. Per questo arrivano queste persone. Ok, andiamo a vedere adesso cosa abbiamo nella nona. Nella nona? La lezione spirituale, a conclusione della sezione 2. La nona carta è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sì, la lezione spirituale. E qua abbiamo il 7 di bastoni. La tua lezione spirituale è imparare a proteggerti senza chiuderti, cioè restare in piedi nel tuo potere, difendere la tua posizione, però senza perdere l'apertura del cuore. Perché? Perché, ragazze mie, ragazzi, questa carta parla di coraggio spirituale, cioè restare salda anche quando il passato ti mette alla prova. Sì. Ok, decima abbiamo, prima parte della terza sezione, cosa ha disgregato in te l'ombra? Cosa ha disgregato? Il cavaliere di denari. Cosa ha disgregato in te l'ombra? Il cavaliere di denari. Guarda, l'ombra ha spezzato in te, sai che cosa? La fiducia nella stabilità, come se ti avesse tolto la terra da sotto i piedi, cioè ha rotto il ritmo sicuro. Qua è come se ti fossi sentita o sentito come se dovessi ricominciare tutto da capo a piccoli passi. Ma proprio per questo oggi cammini con più consapevolezza, Proprio per questo oggi cammini con più consapevolezza. Perché la vita non è stabilità. La vita è fede, la vita è magia.
è caos. La tua centratura, la tua fede è la tua unica stabilità. Ecco perché oggi cammini con consapevolezza. Ok, andiamo sull'11ª. Cosa ha fatto emergere in te l'ombra? 11ª. Cosa ha fatto emergere in te l'ombra? E qua abbiamo una bellissima regina di denari. Ha fatto emergere la tua forza materna, la tua forza autonoma, la tua forza concreta. Questa carta mi dice che adesso sei una donna o un uomo che non chiede più conferme, ma piuttosto nutre, crea, raccoglie. Cioè qua mi dice che ti sei radicata o radicato. Fondamentalmente hai recuperato la tua abbondanza interiore e non c'è sesa più bella che parli di questo. Ok, andiamo a vedere che scelta ha innescato. Che scelta ha innescato l'ombra in te, no? Giusto? Che scelta ha innescato? Fammi vedere se è giusto. Aspettate, dove stavamo? Sì, 12ª carta, che scelta ha innescato. Ok. E qua c'è la regina di spade. Guarda, ha innescato la scelta di scegliere la verità su tutto. Hai scelto la parola giusta, hai scelto la lucidità, anche se dolorosa. Adesso questa carta mi dice che sei una donna o un uomo che sa dire di no, che sa distinguere, che sa tagliare, è come se fosse nata in te quella giustizia interiore intransigente. Guardate che lavoro minuzioso che ha fatto l'ombra. Ok. Ok. Adesso continuiamo, andiamo a vedere che trasformazione ti ha imposto. Che trasformazione ti ha imposto l'ombra? L'imperatrice. L'ombra ti ha obbligata o ti ha obbligato a diventare creatrice della tua vita. Da vittima a madre, da ferita a fonte. Ti dice questa carta, ora sei imperatrice del tuo regno. Feconda, sensuale, autorevole. Cioè, hai recuperato il potere della bellezza sacra. Guarda che sia benedetta quest'ombra. Bellissimo, bellissimo. Ok, allora. Andiamo a vedere l'ultima carta della sezione 3, l'ombra che ancora ti accompagna. Vediamo qual è. E qua abbiamo il 6 denari. Guarda, è chiaro qua. Una parte di te è ancora tentata di compensare, cioè di dare troppo, di restare nel ruolo della salvatrice o del salvatore. Una piccola parte di te. Cioè c'è ancora da equilibrare il dare e ricevere, mi spiego? È sottilissima quest'ombra. Guarda, ti dico, a volte sai come si traveste quest'ombra? Da generosità, la tua generosità. Ma in realtà è ancora bisogno di essere amata o amato. È sottilissima, perché abbiamo chiesto in questa sezione l'ombra che ancora ti accompagna. È sottilissima, ok? Ok, entriamo nella quarta sezione adesso. E la prima domanda della quarta sezione è: cosa lasci morire? Gli amanti. Mi dicono che lasci andare un amore importante, una scelta del cuore lasci andare, lasci morire una relazione, un legame, una dipendenza emotiva che per te è stato un amore importante. Mi dicono che stai chiudendo un ciclo profondo qua, è karmico, cioè hai scelto te stessa o te stesso, lasciando morire l'attaccamento a una certa relazione, a un certo legame o a una certa dipendenza emotiva. Ok? Ok. Cosa porti con te? Wow, la morte, io amo questa carta. La morte, porti con te la forza della trasmutazione.
Questa carta mi dice che l'esperienza ti ha insegnato a rinascere dalle ceneri. Ora sei capace di tagliare ciò che non è più per te, con rispetto e fermezza. Una araba fenice. Sì. Bellissimo. Allora, come onorare questo incontro con l'ombra? Come onorare? Il 2 di denari. Come onorare l'incontro con l'ombra e il 2 di denari. Guarda, balla. Dici come balla? Sì, balla. Il 2 di denari per me è la danza, qua c'è un giocoliere. Come onorare questo incontro con l'ombra? Qualsiasi persona o evento abbia innescato quest'ombra. Balla con la vita, cioè non irrigidirti. Cioè questo legame o questo evento ti ha insegnato l'arte proprio della flessibilità, dell'equilibrio e movimento. Sai pure quando vai in bicicletta questo giocoliere qui, no? Ti dice continua a danzare, ti ha insegnato l'equilibrio in movimento, l'arte della flessibilità. Ok? Ok. Quale parte di te si libera? Quale parte di te si libera? Vediamo. Il mondo. Si libera la donna completa, l'uomo completo qua. Cioè si libera il tuo potenziale realizzato praticamente con il mondo, il corpo spirituale, l'anima integrata. Cioè questa carta mi dice che ora puoi finalmente chiudere il ciclo e aprirti alla pienezza. Bellissimo. Aspetta che metto un altro sigillo qua, se no YouTube mi oscura il video. Mettiamo un altro, no? Allora, mi spiego? Quindi sei una donna completa, sei un uomo completo. È il corpo spirituale questo, proprio l'anima integrata. Ok. Adesso vediamo il nuovo archetipo che nasce. 3 carte finali qua che sono come un sigillo dell'anima, no? Il nuovo archetipo che nasce. Vediamo. Il 3 di coppe, la danzatrice della gioia. Bellissimo. Nasce la danzatrice della gioia, il danzatore della gioia, la sorella sacra, la celebrante, il fratello sacro, il celebrante, cioè non sei più sola. Qua mi dice che ora celebri la vita con chi risuona davvero con te. È bellissimo. Ok. Vediamo l'altra carta che risponde alla domanda il simbolo da raccogliere. Qual è? Il simbolo da raccogliere. È il paggio di denari, il seme del nuovo valore, mi dice, cioè l'inizio di un nuovo cammino radicato, l'inizio di un cammino concreto, l'inizio di un cammino fertile, un nuovo progetto, una nuova te, cioè è tutto fresco, vedo qua, è tutto fresco, bellissimo. E adesso andiamo a vedere il messaggio finale dell'anima. Vediamo. Pam, asso di coppe. Pam, asso di coppe. Il sacro Graal è in te. Adesso puoi amare davvero. L'amore che cercavi fuori finalmente è dentro e tu lo sai. E ti dico, l'amore che cercavi fuori era dentro. Questo è il tuo nuovo inizio d'amore, pieno, traboccante, vero. Ok? Quindi questa stesa è stupenda e mi sta parlando di una donna o di un uomo, che sei tu che stai guardando, nata dal cuore dell'acqua. Questa donna, sto parlando a te, che tu sia uomo o donna non importa, sto canalizzando un messaggio bello poetico per l'anima. Questa donna aveva degli occhi pieni di mistero e il cuore vasto come il grembo della terra. Aveva amato con tutta se stessa, aveva donato finché le mani non tremavano.
e si era aggrappata a sguardi che sembravano promettere un'eternità. Un giorno però, sulla soglia di una scelta, si manifestò un'ombra. Non era un demone, era una voce, un'assenza, una freccia tagliente di parole non dette. L'ombra le mostrò tutto ciò che ancora teneva in scacco la sua anima, che erano la paura di essere lasciata, la fame di approvazione, l'abitudine a sacrificarsi per essere accolta. E lei cadde nel labirinto delle sue illusioni, perse il controllo, si fece piccola. Ma fu proprio lì in fondo, nel ventre nero dell'ombra, che incontrò se stessa. Si vide con occhi nuovi, non come la salvatrice, ma come la creatrice. Non come la donna che doveva piacere, ma come colei che era. E allora piano piano tornò alla luce, non come prima. Non come prima la sua mente l'aveva illusa. Tornò come un tre di coppe. Tornò come una sorella tra le sorelle. Una che sa celebrare la vita, anche quando fa male. Tornò come paggio di denari, umile, concreta, pronta a imparare di nuovo l'amore, pronta a costruire ciò che nutre davvero. E quando lei si presentò così, la sua anima le offrì il Sacro Graal, il cuore traboccante che non ha più bisogno di mendicare, la coppa colma, il canto pieno, la benedizione. Questa donna ora sa che ogni incontro fu sacro, anche quelli che l'hanno spezzata, che ogni ombra fu maestra, anche se non parlava. E che l'unico amore che salva è quello che nasce quando finalmente abiti il tuo nome. Wow, ragazzi, è stupendo, è stupendissimo, è stupendissimo. Allora, io ti voglio dare un piccolissimo rituale sciamanico di guarigione dell'ombra in base alle carte che sono uscite. Allora, questo potete farlo in qualsiasi momento, perché questo è un rituale del rilascio, è perfetto anche nella luna calante, va bene anche luna piena, va bene luna crescente, fatelo quando sentite, magari c'è un giorno in particolare. Allora, qui abbiamo la coppa, quindi ci serve una ciotola con dell'acqua, sapete, una ciotola che sia di vetro, basta che non sia di metallo, basta che non sia, scusami, che non sia una ciotola d'acqua che non sia né di plastica, che sia di vetro, di metallo, di bronzo, ok? Allora ci serve una ciotola d'acqua, una candela bianca oppure rosa, un foglio, una penna e una pietra scura. Può essere una tormalina nera, un'ossidiana, un basalto, un'ematite, una pietra scura, una pietra nera. Mettetevi una musica di sottofondo, dei tamburi sciamanici o qualcosa che vi accompagna. Su Spotify ci sono tantissimi pezzi bellissimi, shamanic healing. Allora, mettetevi in un luogo sacro. Ah, oltre alla ciotola con l'acqua, un bicchiere, va bene? Quindi ciotola e bicchiere. Allora, siediti in un luogo sacro per te, ok? Accendi la candela. Posiziona l'acqua e la pietra, accendi la candela, l'acqua e la pietra a fianco.
mentre fai questo, scrivi sul foglio tutto ciò che rappresenta la tua ombra, che ne so, le tue paure, le tue illusioni, i tuoi attaccamenti, le persone, anche i nomi delle persone che hanno toccato ferite antiche, no? Sono tutte maschere del divino. Scrivi su questo foglio senza censura e scrivi, 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 scrivi. Quando senti che hai finito, alla fine scrivi: onoro tutto questo, ora lo lascio andare. Sabbe, satta, sukki, hontu. Poi prendi il foglio, davanti alla candela pronuncia questo: Dio del fuoco, fuoco del mio spirito, trasforma ora ciò che pesa in luce. Detto questo, brucia il foglio sempre in sicurezza alla fiamma della candela, lascialo cadere sul piattino, perché poi la cenere me la metti nella terra, mai nel water le ceneri, ok? Mentre stai bruciando il foglio, devi immaginarti che ogni frammento si dissolva proprio nel fuoco sacro del tuo Dio interiore. Va bene? Poi cosa fai? Con l'acqua prendi il tuo bicchiere, lo riempi con l'acqua della ciotola, ok? Tienilo con due mani così, la coppa la devi tenere con due mani così, e pronuncia 3 volte il mantra Yam, Yam, Yam. Sai in napoletano Yam bell, ok? Yam, ilunga AM, Yam, Yam, Yam. 3 volte il mantra sull'acqua. E dici: questa è la mia nuova coppa. Io prendo ferma risoluzione di riempirla solo di amore autentico, di parole autentiche, di relazioni autentiche. Eka, eka, eka. Bevi lentamente l'acqua come fosse proprio un atto sacro e visualizza la tua anima che si purifica e si riempie di compassione e forza con il sostegno di tutti i tuoi avi. Perché il mantra Yam è legato al quarto chakra, è legato anche agli spiriti della compassione che ti accompagnano, appunto. Poi la pietra che hai preso, finito tutto questo, tienila per un minutino nella mano sinistra, con la consapevolezza che la pietra ha assorbito il peso e ora diventa tua alleata. Magari tienila un minutino in mano e portala con te nei 3 giorni consecutivi, questa pietrolina, nella tasca, va bene? Ok. E ogni volta che tu toccherai questa pietra ti ricorderai che tu sei colei che ha amato la sua ombra e l'ha trasformata in potenza. Ok, allora vi scrivo un attimo i mantra. Allora, Yam è quello da pronunciare nel calice, Yam, ok? Calice. E poi Eka da pronunciare alla fine, che significa magia. E Sabbe Satta Sukhi Hontu, Sabbe Satta Sukhi Hontu, ok? Ok, ragazze mie e ragazzi, è stata una lettura potentissima, abbiamo sciamanizzato con l'ombra e adesso continuiamo con la seconda variante per vedere l'incontro del dono. Vai! Eccoci qua, ragazze mie e ragazzi, ci prepariamo per continuare il nostro viaggio nell'incontro con il dono sulla variante del cristallo di rocca. Allora, la mettiamo qua e continuiamo il nostro viaggio. Questo lo metto qua per avere lo schema.
E partiamo. Andiamo a vedere l'incontro del dono, un incontro in arrivo o un dono che stai per ricevere. Anche chi ti ha riconosciuta o ti ha riconosciuto, chi ti ha amato nella tua vera forma, l'anima che ti ha aperto al cielo. Andiamo a vedere. Allora, sezione 1. Chi sei quando ricevi il dono? Prima carta, archetipo della tua luce quando ricevi il dono. Seconda carta, il talento che stai risvegliando. Terza carta, il desiderio profondo del cuore. Quarta carta, la visione dell'amore che porti dentro. Poi, sezione 2, l'incontro del dono. Quinta carta, chi è l'altro? Sesta carta, cosa ti dona? Settima carta, la parte di te che fiorisce. Ottava carta, la missione che risveglia. Nona carta, il segno del destino che porta. Sezione 3, l'effetto dell'incontro su di te. Quale sarà l'effetto dell'incontro su di te da parte del dono? Decima carta, il nuovo modo di amare, il tuo nuovo modo di amare. Undicesima carta, la nuova alleanza in te o nel mondo. Dodicesima carta, il passo che ti è stato reso possibile con questo dono. Tredicesima carta, il talento espresso grazie all'altro. Quattordicesima carta, la benedizione che hai ricevuto o che riceverai. Sezione numero 4, la fioritura e la trasmutazione. Carta numero 15, qual è il dono da condividere nel mondo? Sedicesima carta, quale anima attirerai ora? Diciassettesima carta, qual è il nuovo volto che mostri o che mostrerai? Qual è il nuovo volto che mostri? Diciottesima carta, qual è l'archetipo dell'anima che incarni? Diciannovesima carta, la presenza spirituale che ti guida. Ma dove ce le mettiamo queste? Perché prima mi sono entrate? Ah, perché avevo fatto così. Allora, ragazzi miei, ragazzi, sentite, le metto da questa parte, anche se non le vedete, poi le apro, ok? Allora, diciannovesima carta, la presenza spirituale che ti guida. Ventesima carta, il messaggio, scusami, ventesima carta, chi sei diventata o diventato. Ventunesima carta, il messaggio finale dell'anima, il messaggio poetico dell'anima, messaggio finale. Ok. Scusate se non le vedete tutte, tanto mo le vedete appena le apro perché sennò non mi entra, io devo avere lo spazio. Ok.
Allora, ragazze mie, ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. E partiamo. Chi sei quando ricevi il dono? Allora, partiamo. Sezione 1. Chi sei quando ricevi il dono? L'archetipo della tua luce attuale. Quando ricevi il dono. Wow! Abbiamo concluso con l'asso di coppe di là, iniziamo con l'asso di coppe di qua. Cioè, vedete come vanno? È proprio un viaggio, è straordinario. Sei in uno stato di apertura, è il Graal interiore. È il Graal interiore tuo, il Sacro Graal che è stato attivato. Cioè, hai compreso che l'amore vero inizia quando ti colmi di te stessa o di te stesso. E questo stato di pienezza ti rende proprio un magnete per ciò che è sacro, no? Ti rende proprio un magnete, è bellissimo questo. Ok, andiamo a vedere qual è il talento che stai risvegliando. Ah, il 7 di spade. Hai imparato a leggere dietro le apparenze. Non ti lasci più ingannare. Il talento che ora si attiva è discernimento, cioè discernere con il cuore. Cioè sai quando proteggerti, sai quando restare in silenzio e quando parlare. È una furbizia del cuore, passatemi il termine. Quindi il talento è che non hai imparato a leggere dietro le apparenze, è una furbizia del cuore. Sai quando proteggerti, sai quando non parlare, quando stare in silenzio e quando parlare. Ok. Andiamo a vedere qual è il desiderio profondo. E qua abbiamo l'appeso, cioè il cuore qua desidera una rivoluzione. Questa rivoluzione è silenziosa. Qua ti dice il desiderio profondo è guardare la vita da un'altra prospettiva. Cioè tu vuoi libertà dalle logiche ordinarie, vuoi vedere il divino anche nel sacrificio, no? Cioè vuoi vedere il divino in tutto, guardare proprio la vita da nuove forme, che non siano più mutuate dalla mente razionale. Vuoi proprio vedere la bellezza in ogni cosa che accade, la bellezza nel darsi, nell'offrirsi il sacrum facere. È bellissimo questo. Ok, vediamo qual è la visione dell'amore che porti. Qua abbiamo un paggio di denari. Desideri un amore semplice, vuoi un amore reale, cioè costruito nel quotidiano. Tu sei pronta o pronto a seminare qua, non sei pronta, non solo a sognare, cioè porti qua un amore che vuole radicarsi, reale, costruito nel quotidiano, che vuole proprio radicarsi. Ok. Qui allora, passiamo nella seconda sezione, l'incontro, il dono che arriva, no? Allora andiamo a vedere chi è l'altro, chi è l'altro. E qua abbiamo un bellissimo asso di denari. Qua mi parla può trattarsi di una persona concreta oppure di una nuova occasione professionale. Il dono che ti arriva può trattarsi, ripeto, di una persona concreta o di una nuova occasione professionale oppure di un'opportunità materiale che ti aiuterà a stabilizzarti. Perché qua è proprio un nuovo inizio tangibile, cioè radicato, un inizio benedetto, radicato. Ok. Vediamo cosa ti dona questo incontro, questo evento. Equilibrio, 6 di denari. Questo incontro ti offre equilibrio, ti offre reciprocità, cioè è un dono del karma questo. Ciò che dai torna, ciò che ricevi insegna. Cioè questo è un dono del karma, un dono, ok. Vediamo qual è la parte di te che fiorisce. Qual è la parte di te che fiorisce? Ah, il 4 di coppe. La parte di te che fiorisce inizia a vedere le benedizioni che prima ignoravi. Qua c'è una coppa che viene offerta a questa donna, però lei non la vede. Quindi la parte di te che fiorisce è quella parte che cominci a vedere le benedizioni che prima ignoravi. Cioè si risveglia in te la capacità di apprezzare ciò che c'è.
anche nella quiete, nella pausa, cioè questo significa proprio vedere la bellezza in tutto, che fondamentalmente è qua che siamo schiavi di vittimismo, di moralismi, di perbenismo, che la società ci fa auspicare a dei modelli illusori, no? Allora ci sentiamo annoiati, sempre insoddisfatti quotidianamente e quello ci rende schiavi e vittime, annichilendo il nostro potere creativo. Invece la parte di te che fiorisce è bellissima, perché inizi a vedere le benedizioni che prima ignoravi. Si risveglia in te la capacità di apprezzare tutto ciò che c'è, è un dono stupendo. Quello che vi dico sempre, anche nella quiete, nella pausa, di apprezzare tutto, la gratitudine in tutto. Bellissimo. Vediamo la missione che risveglia questo dono. L'8 di denari. Allora, la missione che questo dono risveglia in te è che questo dono vuole che tu crei con costanza, cioè senza più aspettare che le cose accadano da sole. Questo dono ti chiama al lavoro sacro, cioè quello che trasforma la vita quotidiana in arte dell'anima. Lo so che tanti di voi state seguendo il programma che vi ho dato, no? Cioè, il programma di pratiche, di rituali. Ecco cosa ne esce, mi spiego? Questo è il lavoro sacro, il lavoro sul corpo, sulla pratica quotidiana, l'empirismo radicale, la spiritualità quale empirismo radicale, no? Stai trasformando la tua vita in arte dell'anima, grazie a questo dono che arriva o arriverà, che ti fa creare con costanza. Ok. Siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Nona carta, il segno del destino. Vediamo il segno del destino. Wow, 6 di bastoni, l'arrivo di un riconoscimento, di una vittoria visibile. Può essere un progetto, quindi il riconoscimento di un progetto, un successo personale o un successo spirituale o ambedue. Cioè praticamente qua vieni riconosciuto o riconosciuto ufficialmente. Il passo che fai in avanti ti viene riconosciuto, ok? Un successo spirituale, un successo personale, un progetto, qualsiasi tipo di progetto si tratti, amoroso, lavorativo, ecco, quel passo avanti ti viene ufficialmente riconosciuto. Ok. Carta numero 10. Il tuo nuovo modo di amare. Eccolo, bellissimo, il paggio di coppe. Ti lascia andare. Ami come un artista, scrivi lettere, parli coi fiori, ami senza aspettarti niente, ami per il puro atto di amare. Questo è il tuo nuovo modo di amare. O sarà grazie a questo dono. Cioè proprio ti lasci andare. Ami senza aspettarti niente, cioè ami per il puro atto di amare, per il gusto di amare. Bellissimo. 11ª carta, la nuova alleanza che si crea. Boom, 8 di bastoni. Qua incontri qualcuno o qualcosa che ti spinge ad accelerare. Questa è un'energia rapida che cambia proprio le carte in tavola. Potrebbe essere un viaggio, una comunicazione oppure un cambiamento improvviso. Questa è la nuova alleanza, cioè incontri, ripeto, qualcosa o qualcuno che ti spinge a accelerare. Comunicazioni, cambiamento, viaggio, si cambiano le carte in tavola, mi dicono. Bello, ok. Vediamo adesso il passo che si rende possibile, qual è? Boom. Pacificazione di tutti gli spiriti perturbati, il giudizio. Finalmente ti svegli, cioè ti ricordi chi sei quel giudizio qua. È proprio un richiamo spirituale, un progetto dell'anima tua che si sveglia e ti ricorda chi sei e che cosa devi fare. Cioè si riattiva una vocazione. Cioè io ti faccio già un applauso perché si riattiva la vocazione. Bellissimo, bellissimo, è bellissima questa stesa. Wow. Vediamo qual è il talento espresso. Boom, asso di spade, chiarezza, verità e visione. Sai dire di no, sai dire di sì, sai affermare la tua strada. Cioè, una bomba.
E qual è la benedizione ricevuta? Vediamo. Boom, il mondo, wow. Sei completata, sei completato. Un ciclo si chiude e ora puoi entrare in una nuova pelle. Non sei più chi eri. E questa è la vera benedizione, la benedizione più grande che potevi ricevere. Wow. Adesso passiamo a quest'altra sezione della fioritura e della trasmutazione. Vediamo qual è il dono da condividere. Cavaliere di spade, il dono da condividere. Cavaliere di spade, il dono da condividere. Guarda, il dono da condividere è che tu porti la parola, porti messaggi, porti visioni chiare. Qua il tuo pensiero è veloce, è acuto, è rivelatore. Qua sei messaggera o messaggero dell'anima risvegliata. Sei messaggera dell'anima risvegliata. Il dono da condividere sono le visioni chiare, le tue parole, il tuo pensiero. Ok. Andiamo a vedere qua. Qual è l'anima che attiri adesso? Il 4 di denari. È interessante questa carta in questa posizione perché mi dice che attiri chi desidera sicurezza, chi desidera verità, chi desidera stabilità. Però attenzione, mi dice, non attaccarti a ciò che deve fluire. Cioè tu sei chiamata ad attrarre te stessa nella forma più intera. Quindi potresti incontrare delle situazioni o persone che vogliono verità, stabilità, sicurezza. Non ti devi attaccare però a ciò, cioè sappiamo che non ci dobbiamo attaccare all'attaccamento, no? Persone, cose, situazioni, quindi includo sì, ma facendo fluire. Ok, vediamo qual è il nuovo volto che mostri. Saggezza, l'eremita, saggia, saggio, intimo, radicata nel silenzio. Non cerchi più fuori, illumini con la tua sola presenza. Meraviglioso, meraviglioso. Ok. Vediamo qual è adesso l'archetipo dell'anima incarnata. Wow! Fede totale, il matto, libera, leggera, mistica. Cioè qua tu vai dove il cuore chiama, senza paura. L'anima vuole danzare senza scarpe sul sentiero. Questo è l'archetipo dell'anima incarnata. Ripeto, libera sarai, o sei, leggera, mistica. Va dove ti porta proprio il tuo cuore, l'istinto risvegliato. È bellissimo questo viaggio, eh? Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ok, andiamo a vedere adesso la presenza spirituale che ti guida. Allora, le abbiamo messe qua le carte, ma si vedono? No, non si vedono, devo portarle qua. Allora, le mettiamo qua sopra. Questa è la carta 19, presenza spirituale che ti guida. Questa carta è... Aspetta, fammi... Sì. Allora, questa carta è chi sei diventata o chi sei diventato. E quest'ultima carta è il messaggio finale dell'anima. Allora, andiamo a vedere. La presenza spirituale che ti guida. Il 2 di denari. La presenza spirituale che ti guida, che è il tuo amante mistico, sposo, sposa celeste o spirito guida, si incarna nella forma dello spirito che ti insegna a bilanciare. Colui, cioè il tuo spirito, che può essere anche un maestro spirituale o un avo, un antenato, che ti ha insegnato a stare, sai com'è, nell'impermanenza. Tutto è impermanente, no? Tutto appare e scompare, tutto muta, niente è stabile. Ecco, questo spirito ti ha insegnato a stare nell'impermanenza con grazia.
Va bene? Nell'evanescenza con grazia, nell'impermanenza con grazia, ok. Senza attaccarti, no? A trattenere le cose, che tutto muta. Ok, andiamo a vedere chi sei diventata. Wow! L'imperatrice, anche se sei uomo, è il tuo potere, il tuo divino femminile interno. Sei diventata creatrice, madre del mondo. Porti bellezza ovunque. Generi forme, nutri l'invisibile. Bellissimo, bellissimo. Beh, non ci resta che vedere adesso il messaggio finale dell'anima. Celebra, 4 di bastoni, bellissimo. Celebra, raccogli i frutti, perché questa è una nuova casa dell'anima tua. Cioè qua mi dice che hai costruito qualcosa che non potrà essere più smantellato, cioè il rifugio dell'amore eterno. Il piacere immoto si dice nel buddismo esoterico, cioè quella gioia che non può essere più scalfita dalle fluttuazioni della vita. È proprio la tua casa dell'anima. Bellissimo, bellissimo. Adesso, per nutrire l'anima, voglio farti un racconto poetico. Parliamo proprio alla bambina e all'anima con il c'era una volta, ok? C'era una volta una donna, un uomo, sto parlando a te comunque tu sia uomo o donna, se dico donna ribalta. C'era una volta una donna che aveva il cuore colmo, però non sapeva ancora dove versarlo. Aveva attraversato l'ombra e adesso il cielo si apriva su di lei come una rosa. Un giorno ricevette un dono ed è questa stesa qui, quel dono. Forse una persona ha questo dono, forse un'occasione, oppure un incontro che sembrava casuale, ma conteneva un seme d'oro. Quel seme parlava e diceva: sii la tua arte, ama come se la vita iniziasse adesso. E lei lo fece. Si mise a scrivere, a creare, a camminare nel mondo, come se ogni passo proprio fosse un rito, ogni gesto un'offerta. No, non cercava più la sicurezza fuori. Aveva l'eremita nei suoi occhi e il matto nei suoi piedi. Aveva l'imperatrice nelle mani e il Graal traboccante nel petto. Il mondo le sorrideva perché lei stessa era diventata mondo. E quando un giorno vide accanto a sé una casa fatta di luce, un cerchio di anime, un amore che non chiedeva nulla, lei si fermò. Allora capì. Non era il dono a farla diventare grande, ma era lei ad aver reso sacro ogni dono. Wow, ragazze, ragazzi, mamma mia, bellissimo, bellissimo. Guarda, sono state due varianti straordinarie
due varianti straordinarie. In queste due varianti si è scesi prima nell'ombra, no? E in questa variante si è saliti nel dono. Abbiamo visto l'incontro che ferisce e l'incontro che benedice, ma sono la stessa porta, vista però da lati diversi. Prima hai accolto l'ombra, hai detto sì a ciò che ti spezzava, hai abbracciato la paura, ed è proprio lì, nel grembo del dolore, hai trovato la coppa. Poi con quella coppa in mano hai camminato e il mondo ha cominciato a offrirti il suo oro, o inizierà ad offrirti il suo oro. Un evento, una guida, una risposta, un amore diverso. Ora sei un ponte tra ciò che hai lasciato e ciò che sei diventata o diventato, tra la donna che si perdeva o l'uomo che si perdeva e la donna che ora crea i suoi stessi incontri. Allora quello che ti dico è che tu possa danzare tra queste due sponde, portando in ogni passo il sigillo sacro della tua anima ritrovata. Wow, ragazzi e miei ragazzi, vi faccio veramente un applauso straordinario, straordinario, straordinario. È stato un viaggio bellissimo, è stato un viaggio veramente bellissimo. Guarda, per onorare il dono ricevuto che stai per ricevere, mi viene in mente soltanto un grande mantra, quello che vi ho spiegato nel video L'abbondanza proibita. È il mantra che la Mer, la compagna spirituale del grande maestro Sri Aurobindo, faceva sempre. Metti le mani nel Lotus Mudra, il calice, eccolo qui abbiamo il calice del loto, i mignoli che si toccano, i pollici che si toccano le mani in questo modo, ok? Metti all'interno del calice tutte le tue conquiste, tutto ciò che hai vissuto nell'ombra, tutti i tuoi traguardi, metti tutti i tuoi desideri, metti tutte le tue passioni, contemplale, poi guardale, sono tutte nel calice del loto, contemplale qualche secondo, poi porta il loto sopra la testa, all'altezza del settimo chakra, e pronuncia il mantra a te, a te, a te. Dona tutto questo alla terra, alla grande madre, all'anima, ai tuoi avi, ai tuoi antenati. E dopo che pronuncia a te, a te, a te, apri le mani, porta le mani sul cuore e rendi grazie. Perché adesso che le carte hanno parlato, adesso che le ombre sono state guardate, i doni riconosciuti, possiamo finalmente chiudere questo cerchio con questo bellissimo gesto sacro del Lotus Mudra, dove ci ricordiamo che non serve capire tutto, non serve trattenere, ma dobbiamo dare tutti i nostri successi, le nostre conquiste, tutto alla grande madre per generare la grande prosperità che chiama a essere. Ricordandoci che ogni incontro è un maestro, ogni dono è una memoria che torna a casa. Questo è il tuo tempo, questo è il tuo cuore che cammina. Quindi ti auguro di accogliere ciò che arriva come i più grandi doni che la tua anima sta ardendo per ricevere e lasciare andare ciò che ha già donato tutto. Quindi che l'invisibile ti parli, che la tua anima ti guidi. E per ritornare a questo video che abbiamo fatto oggi, che tu possa ricordare sempre perché incontri chi incontri. Wow, detto questo, ragazzi e miei ragazzi, è stato bellissimo, bellissimo, bellissimo. Concludo qui. Ti abbraccio profondamente. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei
ti benedicano. Mua.